Capire quali saranno i due main event di WrestleMania 41 è forse l'impresa più ardua e titanica che ogni fan del mondo del wrestling al giorno d'oggi sta cercando di compiere, considerando i 1000 scenari e la grande quantità di nomi presenti per uno spazio gigante come il main event, anzi, come i main event di WrestleMania 41. E parlando di scenari e situazioni, c'è uno scenario che più di tutti nell'ultima settimana ha ribaltato tutte le carte in tavola presenti dentro il mio cervello, facendomi ripensare a tutti i possibili main event per WrestleMania 41, ed è per questo motivo che nasce questo video. Oggi cercherò di analizzare ogni possibile main event per WrestleMania 41, vi spiegherò la mia idea per ogni possibile situazione e cercherò di ripronosticare quelli che io considero i migliori main event per questa edizione dello Showcase of the Immortals. E quindi prima di cominciare non dimenticate di lasciare un bel follow, un bel pollice in su, ma soprattutto di attivare la campanella delle notifiche. E dal termine di questo video fatemi sapere con un bel commentino qua sotto se amate le mie idee, se odiate le mie idee, oppure se avete altri spunti che io magari non ho preso in considerazione per questo video. So che amerete questo canale a tema WWE. Iniziamo subito con il primo dei tanti main event possibili per le due notti di WrestleMania 41. CM Punk contro Seth Rollins. Lo scenario di cui parlavo all'inizio di questo video e che ha distrutto totalmente tutti i miei pensieri per WrestleMania 41 è lo stesso scenario di cui abbiamo parlato settimana scorsa, ovvero del favore che Paul Heyman deve fare a CM Punk. In quel video abbiamo visto tante situazioni provenienti dal web, tutte idee, compresa la mia, precedenti alla puntata di Raw del 2 dicembre, la puntata che mi ha mandato in trip il cervello. Settimana scorsa, Raw è stato aperto dal Best in the World, il quale ha detto chiaramente che il suo obiettivo è quello di terminare la storia, ovvero essere nei main event di WrestleMania. Ed ha detto che per finire la sua storia ci sono tante strade che possono essere percorse. C'è la Royal Rumble, c'è l'Elimination Chamber e che in più, per sua fortuna, ha un favore da poter utilizzare. Settimana scorsa abbiamo guardato tutti i possibili scenari riguardanti questo favore ed in tutti gli scenari, anche nei commenti, abbiamo sempre valutato un qualcosa di fisico, come per esempio la vittoria della Royal Rumble, la vittoria dell'Elimination Chamber, un match contro Gunther per il titolo, un match contro Cody per il titolo, magari un Punk che chiede a Heyman di unirsi a lui per creare magari una storia futura con Roman Reigns, il main event di WrestleMania e molto altro. Però effettivamente non abbiamo mai pensato a un qualcosa di meno concreto, a un qualcosa di meno diretto verso quel main event di WrestleMania che CM Punk tanto desidera. E sapete cosa sto pensando? E se questo fatidico favore fosse un cambio di roster? Ragioniamoci con attenzione e pensate a questo scenario. CM Punk prova a vincere la Royal Rumble per garantirsi i main event di WrestleMania e fallisce. CM Punk prova a vincere l'Elimination Chamber per essere ancora più vicino a quel main event di WrestleMania e fallisce. E secondo voi cosa, anzi, chi potrebbe essere l'autore di questi fallimenti? Esatto, Seth freaking Rollins. Per quanto mi riguarda, la storia che porterà CM Punk a fare i main event di WrestleMania deve essere una storia lunga e tortuosa. E chi meglio del visionario per negargli tale riconoscimento in questa edizione di WrestleMania? CM Punk, con grande chiarezza, ha detto che non ha più intenzione di avere altri problemi personali con qualcuno. Sa qual è la strada che vuole percorrere, sa qual è l'obiettivo che vuole raggiungere e che adesso tutto quello che farà sarà in funzione di esso. CM Punk, pur di raggiungere quel main event di WrestleMania che tanto desidera, potrebbe forzarsi nel non considerare Seth Rollins, ma il visionario, stufo marcio del Best in the World e voglioso di una guerra definitiva, potrebbe fare di tutto per rovinargli la vita, proprio come CM Punk ha fatto con Drew McIntyre per ben 10 mesi del 2024. Drew McIntyre aveva avuto il suo momento con un pubblico live a WrestleMania e CM Punk glielo ha rovinato. Drew McIntyre stava per vincere il titolo in casa sua e Punk l'ha fregato. Drew McIntyre ha vinto Money in the Bank e Punk gli ha rovinato l'incasso, più tutte le mille altre cose che Punk ha fatto per rovinare la vita a Drew McIntyre. E Seth Rollins appunto potrebbe fare la stessa cosa con CM Punk, il quale, giocando d'anticipo, dopo la prima fregatura di Seth Rollins, potrebbe chiedere come favore un cambio di roster per allontanarsi dal visionario. E visto che il mandante sarebbe Paul Heyman, quale occasione migliore per organizzare uno scambio con Roman Reigns, visto che l'OTC è il personaggio più richiesto a Netflix e che a quanto pare la WWE sembra essere intenzionato a soddisfare? Però attenzione, perché in base alla situazione non per forza deve essere CM Punk quello spostato a SmackDown. CM Punk ha chiesto un favore, però il favore non lo deve riguardare in prima persona, quindi perché non potrebbe essere Seth Rollins quello draftato a SmackDown? In questo modo CM Punk, indipendentemente dal roster in cui si trova, potrebbe puntare nuovamente al titolo massimo e soprattutto potrebbe considerare totalmente libera quella strada che lo potrebbe portare verso il main event di WrestleMania 41. Ma anche in questo caso, anche in questo scenario, arriverebbe Seth Rollins a rovinargli la festa. Perché se un anno fa Seth Rollins ha detto a CM Punk che non gli avrebbe fatto niente se non fosse entrato nel suo business, adesso a Seth Rollins non gli interessa niente di tutta questa situazione, a Seth Rollins interessa solamente rompere il culo a CM Punk.
Quindi, Seth Rollins contro CM Punk è un possibile main event di WrestleMania 41? Assolutamente sì. Seth Rollins contro CM Punk sarà un main event di WrestleMania 41? Nonostante questo scenario mi abbia mandato effettivamente in trip il cervello, continuo a dire di no. Secondo me non sarà un main event di WrestleMania 41. E se la storia che hanno in mente è questa, dal mio punto di vista è il modo perfetto per posticipare il main event di CM Punk. Main event che dal mio punto di vista sarebbe perfetto a WrestleMania 42 contro Cody Rhodes. Seth Rollins ha già avuto 2 main event di WrestleMania e in storia potrebbe non fargli troppo la differenza un main event in più o un main event in meno, però per CM Punk è totalmente l'opposto. E sì, Punk ha detto che ci sono tante strade per poter arrivare al main event di WrestleMania, però non ha detto che ci sono strade più corte, strade più lunghe e strade decisamente molto più lunghe. Quindi ripeto, per quanto gasino, per quanto se lo meriterebbero e per quanto tutti noi fan aspettiamo questo match da almeno 9-10 anni, non penso che questo sarà uno dei 2 main event di WrestleMania 41. Cody Rhodes contro Randy Orton per il WWE Championship. Questo Dream Match, proprio come un altro Dream Match con Cody Rhodes protagonista di cui parleremo successivamente, è quello che tanti fan considerano come il main event perfetto per la notte 1 di WrestleMania 41. Come ho detto più volte, la storia fra Cody Rhodes e Randy Orton è una storia che è iniziata oltre 15 anni fa con la nascita della Legacy, una delle stable più dominanti di quel periodo, ed il solo pensare a quello che possono raccontare questi due è assurdo. Ed è assurdo perché non hanno solo un passato pieno di aneddoti da raccontare, ma hanno anche un presente con una base al limite della perfezione. I continui sguardi di Randy verso quel titolo che non tiene dal 2020, questa idea generale di Randy Orton che ha messo Cody Rhodes e Kevin Owens l'uno contro l'altro, agendo come la vipera che è, mostrando al mondo di nuovo una faccia di Randy Orton che non si vedeva da veramente tanto tempo, è magnifica. Ed in più, Randy Orton potrebbe considerare questa occasione come l'occasione perfetta per riprendersi quel titolo, visto che si potrebbe considerare tranquillamente come il maestro di Cody Rhodes, non solo come un amico, ed appunto, essendo il suo maestro, conosce alla perfezione l'American Nightmare. Ne conosce ogni singola sfaccettatura, ne conosce ogni singolo aspetto, ogni abilità in ring, conosce tutto di Cody Rhodes. E di conseguenza, nella sua testa, chi meglio di se stesso per detronizzare Cody Rhodes? Ripeto, questa è una storia che è iniziata oltre 15 anni fa e le cose che posso raccontare sono veramente infinite. E per quanto mi riguarda, sono d'accordo con quelle persone che ritengono questo main event come il main event perfetto della notte 1 di WrestleMania 41 e soprattutto sono ancora d'accordo con il me del passato che pensava che questo match appunto è il main event perfetto per WrestleMania 41. Cody Rhodes contro John Cena per il WWE Championship. Questo match è l'altro dream match a cui mi riferivo per l'American Nightmare. Questo match fra Cody Rhodes e John Cena è un match talmente tanto grande che al giorno d'oggi, se la WWE decidesse di metterlo in atto, ci sarebbe solamente un match che potrebbe togliergli non il main event alla notte 1, ma il main event alla notte 2 di WrestleMania 41. E quel match è Roman Reigns contro The Rock. Ma a quello ci arriveremo più avanti. Da una parte c'è il super iper mega ultra babyface di questa era, dall'altra c'è il super iper mega ultra babyface dell'era precedente. Questo match non è solo un passaggio alla torcia, questo match è uno di quei match che sogna la PlayStation e se vogliamo fare degli esempi del passato potremmo pensare ad un Hulk Hogan contro Stone Cold Steve Austin, a un Hulk Hogan contro John Cena, a uno Stone Cold contro CM Punk, a un AJ Styles contro Shawn Michaels oppure un Undertaker contro Sting. E ho detto solamente qualche match che non abbiamo mai visto perché se vogliamo guardare dei match che sono stati fatti potremmo pensare ad un Hulk Hogan contro The Rock oppure a un The Rock contro John Cena, giusto per dirne due. È uno di quei match che segna una generazione, è uno di quei match che ti fa capire quanto sia bello il wrestling. Ed è uno di quei match che non vale un main event di WrestleMania, è uno di quei match che segna WrestleMania. E se appunto parliamo di segnare una WrestleMania, ma soprattutto parliamo di segnare un evento, secondo me questo match non è adatto per essere il main event della notte 1 di WrestleMania 41. Non penso che questo match sia adatto per essere uno dei 2 main event di WrestleMania 41, qualora avessimo anche il Dream Match samoano. Ma non perché non segnerebbe WrestleMania 41, attenzione, la segnerebbe, ma con un valore inferiore. E se consideriamo che nel 2025 ci sarà un altro evento fuori dal normale, ovvero SummerSlam per la prima volta nella storia diviso in 2 notti, dal mio punto di vista Cody Rhodes contro John Cena è il perfetto main event per la notte 2 di SummerSlam. Roman Reigns contro The Rock. Se torniamo al discorso di prima di segnare un evento, di segnare una generazione, Roman Reigns contro The Rock è il massimo che possiamo chiedere in questa era del wrestling. In questo match sono coinvolte 2 persone fuori da ogni logica. Da una parte c'è The Rock, una delle persone più influenti del pianeta, indipendentemente da cosa faccia. Che faccia l'attore, che faccia il wrestler, che venda hot dog, qualsiasi cosa faccia, è una delle persone più influenti del pianeta.
E dall'altra c'è Roman Reigns, colui che ha monopolizzato la WWE e non solo per 4 anni, imponendosi come uno dei più grandi di tutti i tempi, per tanti addirittura il più grande. È colui che ha generato più numeri social nel mondo del wrestling da WrestleMania 40 fino al giorno prima di SummerSlam, momento in cui ancora non era tornato sugli schemi della WWE. Roman ha segnato una generazione, ha segnato un'era, ha lasciato un marchio incredibile nel mondo del pro wrestling, diventando una figura talmente tanto grande ed influente che, proprio come The Rock, non richiama solo i fan di wrestling, ma richiama qualsiasi persona del pianeta. Perché se voi oggi andate a 5 persone e gli chiedete se conoscono Roman Reigns, sono abbastanza sicuro che almeno 1/2 persone ha una minima idea di chi è, ed ovviamente sto parlando di persone che non seguono il wrestling, Ed in più, oltre al potere mediatico che hanno questi due personaggi, c'è anche una storia gigante dietro di loro. Una storia appunto gigante e molto complessa, ma che al tempo stesso è molto facile da capire per chi non ha seguito fino a quel momento, oppure per tutti anche i casual che decidono di guardare la WWE solamente per vedere cosa possono fare Roman Reigns e The Rock l'uno contro l'altro. Cody Rhodes contro John Cena è quel match che merita il main event di WrestleMania, è il top del top, però nessuno, e ripeto nessuno, può pensare anche solo minimamente di potersi avvicinare alla grandezza di Roman Reigns contro The Rock. Neanche Cody Rhodes contro John Cena. Quindi, senza fare troppi ulteriori discorsi, penso che avrete già capito quale secondo me sarà il main event della notte 2 di WrestleMania 41. Cody Rhodes contro The Rock per il WWE Championship. L'ho già detto nel primo video del canale e lo ripeto ancora oggi, non vorrei mai e poi mai questo match a WrestleMania 41. E non lo vorrei per molteplici motivi, soprattutto perché, nonostante Cody e The Rock abbiano una storia super personale da portare avanti, questo match, dal mio punto di vista, è una situazione dove, ad eccezione di Cody Rhodes, andrebbero tutti a perderci e soprattutto ci andrebbe a perdere il futuro scontro fra Roman Reigns e The Rock. The Rock non può permettersi di perdere pulito contro Cody Rhodes, e questo perché una sconfitta contro l'American Nightmare non lo renderebbe più il final boss di Roman Reigns. Non lo renderebbe più credibile come possibile grande capo della famiglia, come vero tribal chief della famiglia. Perché se esattamente come solo Sikoa e Roman Reigns, se tu perdi contro Cody Rhodes, non hai niente di diverso appunto da Roman Reigns e da solo Sikoa. E di conseguenza non esisterebbe più alcuna motivazione per poter mettere Roman Reigns e The Rock l'uno contro l'altro. Come ho già detto, per creare questo scenario del match fra Roman Reigns e The Rock serve un pretesto, ed in questo caso, in questo scenario, il pretesto non esisterebbe più. E prima che qualcuno menzioni la vittoria di The Rock su Cody Rhodes, ve lo dico subito, questo scenario non avrebbe senso, neanche nel multiverso. E questo non è soggettivo. Poi ci sono altre opzioni che la WWE potrebbe prendere in considerazione e potrebbero essere dei match a più uomini, per esempio Cody Rhodes contro The Rock contro Roman Reigns, che è uno scenario assolutamente da non scartare, oppure perché no, la sparo grossa, un John Cena contro Randy Orton contro Cody Rhodes, oppure perché no, la sparo ancora più grossa, un Cody Rhodes contro Seth Rollins contro CM Punk, se appunto seguisse la teoria del favore che Paul Heyman deve fare a CM Punk e fosse proprio CM Punk il protagonista di questo cambio di roster, andando a creare un qualcosa che sarebbe effettivamente tanto strano. Però onestamente, per quanto mi riguarda, con tutto quello che gira attorno ai personaggi che vi ho citato, mi sembrerebbe una scelta troppo forzata, ma soprattutto non necessaria considerando che in questo momento hai praticamente tutto settato alla perfezione. Però attenzione, perché dopo Meltzer ci sono altre voci che vogliono The Rock lontano da WrestleMania 41. Io personalmente non ci credo, però qualora fosse effettivamente così, vado sicuro che Seth Rollins e CM Punk avrebbero sicuramente il main event della notte 1 di WrestleMania 41. E per quanto riguarda Cody Rhodes, oltre ai vari John Cena e Randy Orton già citati, non escluderei addirittura un terzo scenario, ovvero il terzo ed ultimo capitolo fra Cody Rhodes e Roman Reigns per il titolo WWE. In una WrestleMania senza The Rock non sarebbe assolutamente senza senso o da scartare, assolutamente no. Roman Reigns potrebbe già essersi ripreso la sua Hall of Fame e proprio come promesso all'American Nightmare durante il segmento preregistrato del Georgia Tech, Roman Reigns potrebbe puntare nuovamente al titolo WWE dell'American Nightmare, così da chiudere un capitolo gigante tra i due. E soprattutto sarebbe un modo perfetto per prolungare la storia della Bloodline che, come sappiamo, alla WWE questa idea non dispiace mai. Poi ovvio, potrebbe essere considerato ripetitivo, ma come storia non sarebbe per niente da escludere. E come match di per sé, forse come non mai sarebbe veramente impronosticabile per i fan, anche se dal mio punto di vista Roman Reigns non avrebbe chance di vittoria, visto che da quel momento arriverebbe il definitivo scambio di rispetto fra i due, con stretta di mano annessa, ed è da quel momento, esattamente da quel momento, che potrebbe iniziare la storia definitiva con The Rock come principale antagonista dei due. Quindi facciamo attenzione, facciamo veramente tantissima attenzione a questo scenario perché, come vi ho detto prima, non è assolutamente da escludere.
ed è tutto tranne che impossibile. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, soprattutto sulla questione del favore CM Punk e Paul Heyman, che sono veramente tanto curioso di sapere cosa ne pensate. E poi ovviamente quali saranno secondo voi i due main event di WrestleMania 41. Grazie per aver guardato il video fino a qui, io per oggi ho finito, ciao!